Benvenuti in questo secondo episodio del viaggio in Tibet, dove andremo ad esplorare la parte più autentica lungo il tragitto che collega Lhasa con Darchen. Oggi ci troviamo al monastero di Gandhem, uno dei più sacri e anche più visitati dai pellegrini, anche perché è un'oretta da Lhasa. È stato costruito nel 1400, quindi ha più di 600 anni, e credo avendo quindi anche uno dei più antichi di questa regione. Qua vivono ancora 300-400 monaci che svolgono le loro attività quotidiane di guida spirituale ed educazione. All'interno dei monasteri è molto comune trovare doni offerte da parte dei fedeli, tipicamente banconote e burro. Siamo fermati in questo villaggio di montagna tibetano. C'è praticamente una via, tutte le bandierine cinesi, molto... sembra quasi abbandonato, non c'è in giro nessuno, bambini che giocano e basta. Tutti che ci guardano come se fossimo chissà chi, chissà cosa. Però è carino, tranquillissimo, mi piace. Nascosto tra le valli del Tibet settentrionale, a circa 150 km da Lhasa, il monastero di Rating è uno dei luoghi più affascinanti e meno battuti dai turisti. Diversamente dai monasteri arroccati su splendidi rocciosi, Rating è immerso in una splendida foresta di ginepri, considerata sacra dai tibetani. Fortuna vuole che arriviamo giusto il momento durante il quale i monaci stanno facendo delle prove per una celebrazione. Lo strumento che più cattura la mia attenzione è il trombone tibetano, chiamato Dung Cheng. Costruito in ottone o rame, può arrivare fino a 4-5 metri di lunghezza. Sicuramente serve un bel fiato per suonarlo, ma a queste altitudini non dovrebbe essere un grande problema. All'interno i monasteri tibetani sono concepiti tutti con lo stesso principio: ampie sale dove pregare per terra e altre sale dedicate invece alla custodia dei testi sacri. Qua ne possiamo trovare più di 1000. Salutati i nostri giovani amici monaci, ci rimettiamo in marcia verso uno dei posti più importanti e affascinanti del Tibet. Più saliamo di quota, più la neve comincia a ricoprire tutto quello che ci circonda e anche molte auto fanno fatica a salire. Sembra difficile da credere, ma questa strada si trova a più di 5.000 metri. Siamo arrivati a 5.190 metri, questo passo in montagna, prima di approdare al lago che sta là in fondo. E ho beccato giusto il momento perfetto perché non c'è vento, ma fino a 5 secondi fa, ve lo giuro, c'è una tempesta di vento. Adesso degli amici cinesi qui devono farmi le foto. E... hello! E niente, sono molto simpatici, però qua mi dà proprio l'idea di essere in Tibet. Ok, siamo arrivati al lago Namtso, lago qua dietro, e questo è il lago salato più alto sulla terra. E uno magari si chiede, ma come fa a esserci un lago salato in cima all'Himalaya? E la risposta è che una volta qua c'era l'oceano. Poi col fatto che le placche tettoniche si sono scontrate e hanno dato origine a queste montagne, sono rimasti comunque questi laghi che conservano ancora appunto l'acqua salata. lago a 4.718 metri
è anche uno dei più sacri del Tibet. Il nome significa lago celeste, sia per il colore delle sue acque, ma anche per la vicinanza al cielo. Vicino alle sponde del lago è presente anche un piccolo tempio. Qua vivono ancora popolazioni nomadi, insieme ai loro inseparabili yak. A pranzo ci fermiamo in un locale tipico, dove ho modo di provare una specialità della casa. La cucina tibetana si basa su un elemento, lo yak. Yak ovunque, zuppa, noodles, momos, quindi viva lo yak. Sta di yak. La mattina il viaggio prosegue verso sud-ovest, lasciandoci alle spalle la regione di Lhasa e dirigendoci verso il lago Yamso, uno dei 3 laghi più sacri del Tibet, ad un'altitudine di 4.441 metri. Sullo sfondo del lago spunta il Nojin Kangsang, un monte massiccio di quasi 7.200 metri. Lungo la strada ci fermiamo al ghiacciaio Karola, uno dei più imponenti della regione. Si trova tra i 5.000 e i 5.600 metri di quota. Al lato della strada c'è un piccolo stupa con le classiche bandierine tibetane, dal quale si può ammirare il ghiacciaio in tutta la sua maestosità. Arrivati a Janse andiamo a visitare il tempio di Baiju. In stile misto tibetano, cinese e nepalese, il complesso integra pagoda e tempio in un'unica struttura. Spicca la famosa Pagoda dei 1000 Buddha, alta circa 40 metri con 9 livelli e 75 cappelle che custodiscono circa 3000 statue del Buddha. È possibile salire fino alla sommità, ammirando così una vista panoramica su Janse e la valle sottostante. Tutta questa gente sta facendo il Kora, ovvero la rotazione in senso orario del monastero. Oggi è weekend, quindi lo fanno in tanti, ecco. Però è molto molto bello da vedere. Riprendendo la strada per Shinganse, la seconda città più importante del Tibet, attraversiamo panorami che sembrano usciti da un film, per raggiungere poi infine il monastero di Tashi Lumpo. Questo monastero venne fondato dal primo Dalai Lama più di 500 anni fa, ha ospitato quasi 4.000 monaci in passato e ora ne risiedono quasi 800. Anche questo luogo è pieno di fedeli che compiono il Kora e donazioni. Procedendo verso ovest, il volto umano del Tibet si fa sempre più raro. I templi e i villaggi lasciano posto alla natura selvaggia delle sue valli e delle montagne. Oggi giornata di lungo transfer, faremo circa 500 km da Shinganse verso Saga
lungo l'autostrada 318, che dicono che sia una delle più belle di tutta la Cina, e questa autostrada collega Shanghai fino al Tibet e siamo al chilometro 5000, quindi per chi viene da Shanghai sa che adesso è arrivato a quasi 5000 km in macchina. Si comincia a intravedere la nostra destinazione. La vetta del Monte Kailash illuminata dal raggio di sole spicca imponente tra le montagne dell'Himalaya. E siamo entrati ufficialmente nella regione dove inizieremo il trekking. Il bello di questi stop è che si vedono un sacco di, diciamo, luoghi nei quali loro vengono a prostarsi o comunque a pregare, e poi sono tutti negozietti per far acquistare qualsiasi roba. Andiamo a fare un rapido check. Qua abbiamo del pesce col sale, patatine, collanine di ogni genere, sassi. Questa è cacca di yak, perché dicono che i medici, più che altro, che se non respiri bene basta che l'annusi e insomma ti passa tutto. In realtà non sa di niente, è tipo un sasso, però insomma interessante questo articolo. Bene. Infine arriviamo alla nostra meta, Darchen. Da qua partiremo per 3 giorni di trekking intorno al Monte Kailash, ma questo ve lo racconto nel prossimo video.